sensazione di essere di nuovo in giro per una città straniera e scoprire cose nuove. Wow! Buongiorno a tutti, sono arrivata a Cracovia. Vi piace questa mia nuova capigliatura? Sto in un piccolo ostello nel centro di Cracovia, molto carino, è un party hostel, mi sento un po' a casa. Questa via si chiama Florianska e richiama un po' Firenze, infatti sembra proprio la strada che ti porta alla piazza del Duomo di Firenze. Ovviamente la chiesa è un po' diversa. Adesso andiamo al primo tour che è nella città vecchia, così vediamo un pochino, facciamo una spolverata di informazioni su questa bellissima città. Vi racconterò. Was nice. Wow. Il Barbican, la roccaforte che protegge la città di Cracovia. Pausa pranzo dopo il primo tour e adesso cominciamo il secondo tour. Il primo tour nella città vecchia, molto bellina, ho fatto amicizia con altre due persone e mi sono un po' aggregata. Oggi ho la compagnia. Abbiamo deciso insieme di fare quest'altro tour nel quartiere ebraico. Scopriamolo. Questa è la famosa scala di Schindler's List e proprio qua Spielberg ha girato alcune scene del suo film. Con ogni ponte che si rispetti, i lucchetti. Ponte moderno che collega con il ghetto ebraico. Andiamo a scoprire anche questa parte di Cracovia. Sono tornata nella piazza dopo i miei tour, decisamente un'altra vita qua. Vado in ostello a riposarmi e stasera mi vedrò con alcuni del gruppo che ho conosciuto durante questi tour e andiamo a fare questa beer education. Vediamo come sarà. Ci sono belle cose da imparare sulla birra. Scusa per la faccia e per le occhiaie, ma ieri sera abbiamo fatto le 5. Cosa è successo? Che poi abbiamo conosciuto due ragazze locali e quindi ci hanno portato in questi posticini molto polacchi.
mangiare, andare nel quartiere ebraico. Si mangia economico e buono. E ci sono anche dei bei posticini per bersi una bella birretta e fare questa educational beer. Questo era il ghetto durante la seconda guerra mondiale, poi quando è arrivato Stalin, il comunismo è stato un po' cambiato, quindi rimane poco di quello che era nel 1940, però fa comunque effetto. Come trovo questa città? Beh, molto bella, molto moderna, con molta storia, molto pulita, la gente è simpaticissima, capisce che sei straniero, però simpatica. E gente va un sacco in giro in bicicletta, con questi monopattini, quindi è una città bella moderna e caratteristica, bellissima, mi sta sorprendendo. Comunque ho scoperto che quella strada che ricorda un po' Firenze e che porta alla piazza con la cattedrale che ricorda molto il Duomo di Firenze e non c'entra niente con Firenze, pura casualità. Oggi è il giorno, andiamo ad Auschwitz, sto andando alla stazione a prendere il bus. Tutti mi hanno detto che è un'esperienza incredibile, sono contenta di andare a fare questa esperienza, anche se non è delle più allegre. Che arrivavano col treno qua e poi venivano selezionati e chi era destinato a morire faceva questa camminata senza sapere che andava verso la sua fine. Ieri sono stata ad Auschwitz e non avevo tanta voglia di parlare, comunque è un'esperienza indimenticabile e credo che tutti dovrebbero fare, ve la consiglio. Oggi l'ultimo giorno, sto provando ad andare alle miniere di sale, è un tour che mi ha consigliato Giacomo, mio fratello, quindi perché non provarci?
E stasera poi si rivola in Italia, a casa, per il momento. Quindi se venite in Polonia fate il free walking tour della città vecchia e del quartiere ebraico. Ottima maniera per farsi nuovi amici in questa piccola vacanzina. Consigliatissimo Auschwitz, si può fare anche autonomamente senza organizzare nessun tour. Prendi l'autobus, vai ad Auschwitz, entri a fare il tour e poi alle 4, dalle 4 in poi puoi ritornare dentro per rivedere da solo se vuoi. Altra bella gita sono le miniere di sale, ci si può andare autonomamente più o meno come Auschwitz. Prendi l'autobus e arrivi, prendi il tour e fai il tour. Ricordatevi di prendere il biglietto da almeno 50 minuti, perché qua anche se sei turista e ti sei sbagliato, senza volerlo, ti fanno la multa. Mi ha toccato. Si ritorna in Italia per il momento.